8 luglio 1949. Il fermo di Lucky Luciano ha suscitato viva impressione a Roma, dove il famoso ospite conduceva una vita tranquilla, preoccupandosi di non farsi notare. Appare ormai accertato che il provvedimento è stato preso dalla polizia nel corso delle indagini condotte con febbrile alacrità per individuare i componenti della vasta organizzazione di contrabbandieri di stupefacenti che da lungo tempo trafficava fra l'Italia e gli Stati Uniti. Come si sa, le indagini erano state iniziate dopo l'arresto avvenuto all'aeroporto di Ciampino del cittadino americano Vincent Trupia, trovato in possesso di ben 9 kg di cocaina. Il Trupia venne tradotto a Milano per essere messo a confronto con alcuni trafficanti di stupefacenti fermati in quella città. Ora, in seguito a ricerche e agli interrogatori, cui sono stati sottoposti lo stesso Trupia e altri trafficanti, la squadra mobile romana ha deciso di fermare Lucky Luciano. Verso mezzogiorno di ieri un maresciallo di pubblica sicurezza bussava all'abitazione di Luciano ai Parioli e lo invitava a seguirlo in questura. Lucky Luciano non ha opposto la minima resistenza e ha accompagnato docilmente il maresciallo, prendendo posto su una jeep. Appena giunto in questura, Lucky è stato rinchiuso in una camera di sicurezza. Nella mattinata di oggi egli è stato interrogato dai funzionari inquirenti. Lucky Luciano si mantiene tranquillissimo. 9 luglio 1949. La stessa Organizzazione delle Nazioni Unite si sta interessando della vicenda del traffico internazionale di cocaina scoperto in seguito all'arresto a Ciampino dell'americano Vincent Trupia, trovato in possesso di 9 kg. L'ONU, tramite il proprio ufficio per gli stupefacenti, collegato con l'Interpol, ha richiesto un rapporto sull'attività di Lucky Luciano e dell'italo-americano Ralph Liguori, il quale fu a suo tempo in America il braccio destro dello stesso Lucky e successivamente espulso dagli Stati Uniti come indesiderabile. La squadra mobile di Roma mantiene il più assoluto riserbo, non vuole evidentemente compromettere l'esito di indagini che sembrano ben avviate, ricordando come le indiscrezioni avvenute in occasione dell'arresto del Trupia misero sull'avviso i complici residenti in America e resero impossibile il loro arresto alla polizia di New York. Intanto Lucky Luciano, tuttora trattenuto dalla polizia in stato di fermo, continua a mantenersi tranquillo e risponde sorridendo alle domande che i funzionari gli rivolgono. Ripete di aver smesso da un pezzo ogni attività illecita e di occuparsi ora soltanto di cinema e di una fabbrica di confetti. Sì, Vincent Trupia lo ha sentito nominare, ma di Trupia ce ne sono tanti a New York. Sì, vive benino, un bell'appartamento, molta eleganza, ma che c'è di strano? A questo mondo esistono i conti in banca. E intanto la polizia, a quanto sembra, non ha trovato ancora alcun addebito da muovergli. È voce molto diffusa comunque che pure se non dovesse risultare nulla contro Lucky Luciano, la questura gli negherebbe il visto di soggiorno a Roma, costringendolo così a ritornare al suo paese di origine, l'Ercara Friddi, in Sicilia. Ma questa è soltanto una voce che la polizia non conferma. 10 luglio 49. Si attende che Luciano e Trupia vengano messi a confronto davanti al capo della mobile, dottor Barranco, ma gli stessi alti dirigenti della polizia affermano di essere convinti che da tale confronto non risulterà nulla di interessante. Vincent Trupia pare disposto a subire qualsiasi pena piuttosto che fare i nomi dei capi dell'organizzazione cui ha confessato di appartenere. E Lucky Luciano, col suo sorrisetto dolce e sorpreso, sembra ora prendere garbatamente in giro i funzionari che lo interrogano e sembra essere veramente innocente. Comunque, delle indagini si stanno occupando persino l'ufficio narcotici dell'ONU e dell'Interpol. Come noto, sono già stati eseguiti dei fermi a New York e nonostante che a carico di Luciano per ora non risulti nulla, la parola d'ordine che la polizia americana ha trasmesso alla questura di Roma è: non mollate Lucky Luciano. 16 luglio 1949. Lucky Luciano, Raffaele Liguori, Antonino Lomanto, Francesco Catalano e Andrea Mafione, fermati dalla mobile romana qualche tempo fa, in quanto sospettati di complicità nell'organizzazione di una banda di spacciatori di stupefacenti, sono stati rilasciati stasera, nulla essendo emerso a loro carico.
All'uscita dalla questura, Lucky Luciano era sorridente e tranquillo. Avvicinato dai giornalisti ha detto: «Sapevo di non aver commesso nulla e sapevo, perciò, che sarei stato rilasciato. Apposta non perdevo mai la calma durante gli interrogatori. Ora spero che mi lasceranno in pace». Ed è salito sorridendo sull'automobile che lo era venuto a prendere. Il caso pare quindi chiuso. Ma certamente la polizia continuerà le indagini, indirizzandole verso altre piste. Vincent Trupia è stato denunciato in stato di arresto all'autorità giudiziaria. 21 luglio 1949. Lucky Luciano è arrivato a mezzogiorno di oggi all'Ercara Friddi a bordo di un'automobile noleggiata a Termini Imerese, dove l'ex gangster era disceso per proseguire alla volta del paese natale. A bordo della macchina hanno preso posto le persone che viaggiavano con Lucky Luciano, cioè la fidanzata, Igea Lissone, il suo amico Ralph Liguori, nonché un fotografo americano. A bordo dell'automobile noleggiata hanno compiuto il giro della città, soffermandosi in vari punti e prendendo numerose fotografie. Sulla stessa macchina hanno quindi proseguito per l'Ercara Friddi, dove Lucky Luciano era atteso da un'immensa folla di conoscenti, parenti e curiosi. 24 luglio 1949. Dopo aver consegnato al municipio di Lercara Friddi il foglio di via obbligatorio, Lucky Luciano è scomparso misteriosamente dal suo paese di origine e sulla sua partenza si fanno parecchie ipotesi. Come si sa, la polizia di Roma, nel rilasciare Lucky dal fermo, gli aveva ingiunto di lasciare la capitale e di raggiungere col foglio di via l'Ercara Friddi, imponendogli così una residenza forzata. L'ex viceré di New York era arrivato nel pomeriggio dell'altro giorno, nel paese natale. All'Ercara Friddi si riteneva che Lucky non lasciasse più il paese e si sperava che egli prendesse parte attiva alla vita cittadina, finanziando lavori ed attività industriali. Invece egli è risalito sulla stessa automobile noleggiata a Termini Imerese all'arrivo da Roma, assieme alla fidanzata e ai 2 amici italo-americani, e si è allontanato per destinazione ignota, probabilmente alla volta di Palermo, per ripartire in aereo per Napoli. Secondo altre informazioni, Lucky Luciano avrebbe raggiunto Napoli per ferrovia. La stessa legge sul foglio di via obbligatorio ha dato modo a Lucky Luciano di farsi beffe dell'imposizione della polizia romana. L'articolo 157 prevede infatti la consegna del foglio di via all'autorità, ma non impone la permanenza nel luogo del rimpatrio, sempre che quest'obbligo di residenza non sia specificato. 25 luglio 1949. Il noto gangster Lucky Luciano è stato intervistato ieri sera da un giornalista napoletano all'ippodromo di Agnano, dove Lucky aveva perduto fino alla sesta corsa 60.000 lire. Egli, che si è poi rifatto vincendo la settima corsa, ha dichiarato di avere intenzione di fermarsi per un lungo periodo di riposo a Napoli, che egli considera una città molto accogliente e calma. Ha confermato d'essere completamente all'oscuro del traffico di stupefacenti fino da quando è tornato in Italia, aggiungendo che la campagna contro di lui è stata provocata dal colonnello Williams nell'Interpol, che egli considera suo personale nemico. 28 luglio 1949. L'agenzia INS informa che le autorità federali hanno comunicato questa sera che Charles Lucky Luciano risulta direttamente coinvolto nello spaccio di narcotici negli stati americani della Nuova Inghilterra. L'annuncio è stato fatto da Pliny Williams, capo dell'Ufficio federale degli stupefacenti per la Nuova Inghilterra, in seguito all'arresto di 3 individui effettuato ieri sera dalla polizia di Somerville nella cittadina di Malden, dopo la perquisizione in una casa privata. Williams ha detto esattamente: l'eroina sequestrata è stata portata di contrabbando nel paese. Il cervello dell'organizzazione del contrabbando degli stupefacenti è a Roma ed ha emissari tanto a New York quanto a Boston. Le nostre indagini hanno rivelato che Lucky Luciano è scomparso e che i suoi agenti sono riusciti a porre l'eroina a bordo di piroscafi perché la portassero in queste parti degli Stati Uniti. Le nostre indagini non sono ancora ultimate perché l'organizzazione ha ampie ramificazioni. Giovedì scorso la polizia della città ha tratto in arresto un certo Eduardo Balarezzo, cittadino nordamericano di origini peruviane, il quale recentemente si era recato in Italia presumibilmente allo scopo di incontrarsi con Lucky Luciano.
Non è noto se l'incontro fra i due uomini sia effettivamente avvenuto. Le autorità hanno comunicato che nel 1948 l'organizzazione di cui faceva parte il Balarezzo aveva trasportato negli Stati Uniti cocaina per oltre 5 milioni di dollari, mentre quest'anno era riuscita a contrabbandarne un quintale. L'organizzazione era sorvegliata dalle autorità americane e peruviane da circa 2 anni. Ad un certo punto i traffici legali di cocaina per scopi farmaceutici erano stati persino interrotti, provocando proteste da parte del governo peruviano. Un compromesso permetteva quindi l'importazione delle sole foglie di coca, il che provocava la chiusura di 6 raffinerie autorizzate e di 8 distillerie clandestine nel Perù. Palermo, 6 marzo 49. Da qualche settimana Lucky Luciano si trova a Palermo, dove intende vendere la sua fabbrica di confetti, essendo sua intenzione di concentrare ogni attività, come egli stesso ha detto, nella produzione di film che esaltino e valorizzino i pregi turistici della Sicilia e mostrino il forte carattere dei suoi abitanti. Interrogato dai giornalisti, Lucky non ha confermato né smentito recisamente la notizia delle sue prossime nozze con la ballerina milanese Igea Lissoni, né ha voluto parlare del suo tumultuoso passato. Tutta una montatura giornalistica, tutte bugie, ha detto nel suo caratteristico slang. Si è limitato ad accennare, con un'espressione di amarezza, alla sua cocente nostalgia per l'America, dove vorrebbe ritornare immediatamente, ma non può, essendo il suo nome compreso nella lista degli indesiderabili. Si stenta a credere che questo figlio di solfatari, emigrati in America, dall'aria ingenua e sorridente, dai capelli qua e là grigi, dallo sguardo buono, vestito con una certa eleganza ma senza ricercatezza, possa essere, come venne definito, l'uomo dalle 19 vite, il più grande commerciante clandestino di gioielli, il re dei contrabbandieri di droghe, il miglior tiratore di rivoltelle e di pistola sull'East Side, dedito al commercio degli stupefacenti e alla tratta delle bianche. Persone che gli sono vicine affermano che Lucky fu vittima di un gioco politico. Il clamoroso processo al quale dettero origine le accuse rivolte a Lucky si concluse con una condanna a 50 anni di reclusione. Ma fin da allora il giornalista americano Sullivan scrisse che era stato commesso un grosso errore giudiziario. Più tardi, Lucky venne misteriosamente graziato, arruolato nel servizio segreto americano e si vuole che abbia preparato lo sbarco degli alleati in Sicilia. Ritornato però in America venne dichiarato pericoloso ed indesiderabile e dopo varie vicende si stabilì in Italia. Ora Lucky vaga un po' fra Napoli, Capri e Palermo, dove in questi giorni ha gettato, come si è detto, le basi per la produzione di alcuni film di propaganda turistica. Si ricorda che Lucky, quando si recò all'Ercara Friddi, suo paese natale, per esibire alle autorità del luogo il foglio di via, fu atteso come si trattasse di un grande personaggio. Molti compaesani, ritenendo che egli vi si dovesse trattenere a lungo, affermavano che la sua presenza avrebbe giovato molto all'Ercara Friddi, perché dicevano soltanto un uomo intraprendente come lui avrebbe potuto risolvere al più presto i problemi locali. E poco mancò, proprio in quel giorno, che Lucky Luciano venisse eletto per acclamazione di popolo sindaco di Lercara Friddi.